tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, come saprete, ho aperto anche di recente da marzo il negozio. Cosa succede? Che a volte mi capitava di montare i video qua nello studio a casa, a volte mi capitava di dover passare più tempo in negozio e allora li montavo anche in negozio. Quindi cosa facevo? Prendevo questo computer e facevo avanti e indietro. Chiaramente è una cosa che sono riuscito a gestire per pochissimo tempo perché diventava ingestibile. Ho dovuto farmi un altro computer per il negozio. Questo qui era un comunque ottimo i7 9007, c'era una bella GeForce, insomma un bel computer. Avevamo anche recensito il case, l'alimentatore, qualche pezzo. Ovviamente il computer nuovo l'ho fatto con pezzi più aggiornati, rimanendo sempre sul marchio Intel, quindi piattaforma Intel, socket Intel, eccetera eccetera. E mi sono detto, perché non farne un video? Non sarà un video, proprio un tutorial su come si assembla un computer, vi farò vedere come l'ho assemblato, tutte le fasi passo passo. Questo perché magari molti di voi si spaventano dal pensare di dover montare un computer comprando i pezzi. Quindi se lo fanno assemblare, lo comprano assemblato, va benissimo, però quello che voglio farvi vedere è che non è così difficile, è una cosa abbastanza alla portata di tutti. Fosse stato 20 anni fa, 30 anni fa, quando ho iniziato a assemblare i computer io, vi dicevo no, qua bisogna essere un po' più preparati, perché vi garantisco, forse molti di voi non erano neanche ancora nati, ma quando era il momento di collegare i lettori floppy, bisognava girare il cavo, usare il primo connettore per uno, il secondo connettore per l'altro, c'erano da mettere gli switch per gli hard disk, i lettori CD per mettere master, slave, eccetera. Bisognava impazzire quando c'era da configurare una scheda madre per farla partire, dovevi scegliere se mettere una scheda video PCI o se c'erano già quelle AGP, ma magari era una GP 4x o un 2x, allora non gestiva la GP 4x. Le DDR ce n'erano 50.000 tipi, versioni, alcune funzionavano, alcune no, insomma era un casino. C'erano gli alimentatori a 20 pin, a 24, c'è stato un periodo dove assemblare un computer bisognava essere capaci perché diventavi matto. Ora ragazzi è veramente alla portata di tutti, le piastre madri le tiri fuori dalla scatola, le monti, sono già a posto, puoi anche non entrare nel BIOS, spesso hanno anche già l'ora giusta, vanno tutte in automatico e non c'è bisogno di fare niente. Gli aggiornamenti firmware si fanno addirittura dentro Windows o vi fanno scaricare dei tool per creare una chiavetta e fa tutto da solo. Insomma è tutto molto più semplice, col serialata collegate tutto quello che volete, non dovete impostare niente, che funziona tutto. I connettori di alimentazione ormai sono standard, le schede video potete comprare quella che volete che tanto funziona. Insomma magari non è proprio tutto così, ma di quello che vi ho detto il 99% è così. Vi farò vedere come assemblare questo computer. Che tipo di computer è un bel computer, comunque è sempre un i7, un 13007, un bel processore. Ho messo una scheda video che non è l'ultimo modello uscito da 4.000 euro, ma è comunque una buona scheda video e io con questo computer ci potrei già giocare. Ma soprattutto ho scelto di fare una macchina abbastanza potente, con una piastra madre basata già sulle DDR5 appena uscite, niente di fantasmagorico, ma comunque già una buona macchina. Costa già 2 lire, vi lascerò poi comunque in descrizione tutti i link di tutti i componenti che ho comprato io. Mi sembra di averli comprati tutti su Amazon. Ho cercato di fare una cosa anche un po' estetica, un po' di luci, un po' di RGB, insomma se vi è piaciuto vi potrà dare spunto per magari fare qualcosa di simile, o giusto solo per informazione, per vedere come si monta un computer. Ora vi faccio vedere tutta la fase dall'inizio all'accensione. Ok, qui ho allestito il banchetto con tutto quello che ho comprato per assemblare questo computer. Vi illustro velocemente i componenti che ho scelto. Come piastra madre sono andato su una Asus Prime Z790p. È un modello ATX, uno degli ultimi modelli. Oltre a tutte le varie caratteristiche del caso e il supporto alle ultime CPU Intel con socket, cioè con zoccolo dove si monta il processore, LGA 1007, l'ho scelta perché è una delle poche piastre madri che supporta già le memorie DDR5. In più ha tutti i controlli dei LED eccetera che adesso vanno tanto di moda ed è un ottimo prodotto. DDR5 è stato un po' complesso effettuare l'acquisto perché sono difficili da trovare, o meglio sono difficili da trovare a buon prezzo, cambiano dal giorno alla notte, aumentano anche in modo vertiginoso. Sono riuscito a prendere con un ottimo rapporto qualità-prezzo queste Kingston nel kit da 32 GB composto da 2 DDR5 da 16 GB con una velocità di 5200 e ho preso 2 kit per un totale di 64 GB. Il modello in questione ha l'illuminazione superiore RGB.
Su quella piastra monterò un ottimo Intel Core i7 modello 13007KF, non è un i9 o i9, ma è già un ottimo processore con delle ottime prestazioni e uno dei modelli in questo momento più venduti anche per i computer da gamer. 13007KF è stato poi sostituito dal 13007K, come unica differenza ha il controllo delle memorie ECC, che però è una funzione veramente abbastanza inutile al giorno d'oggi, perché le memorie di queste nuove generazioni sono già molto affidabili. Avere anche un processore che controlla lo strato delle memorie è proprio una chicca per cercare la perfezione assoluta, ma questo è un ottimo cuore per il nostro sistema. Quel processore deve essere raffreddato. Ho scelto un kit di raffreddamento liquido della Corsair, una versione molto particolare, e ho rischiato, tra virgolette, perché ho comprato un warehouse, quindi un Amazon usato, danneggiato, con parti mancanti, eccetera, e l'ho comprato per nuovo, ma senza scatola originale. Infatti mi è arrivato questo pacchetto di Amazon con dentro tutto il materiale nuovo mai usato, ma senza scatola originale. Vedete che anche il dissipatore non è mai stato montato. Cos'ha di particolare questo sistema? Ha la parte superiore del dissipatore con un display circolare, molto particolare. Vi ho fatto vedere prima che la pasta termica sotto il dissipatore, o meglio la parte che va in contatto tra il dissipatore e il processore, in mezzo viene messo un conduttore per trasferire il calore. La pasta termica che c'è a bordo è comunque sufficiente, ma quando si monta un computer consiglio sempre di non usare la pasta termica preapplicata o comunque data in dotazione, ma di usare un prodotto molto più particolare, perché con 4-5 euro vi prendete una delle migliori paste termiche in commercio. Questa è una confezione con siringa da 2 grammi, ma per un'unica macchina. Basta e avanza. Con l'utilizzo di questa pasta termica pensate che riusciamo ad abbassare la temperatura di anche 2-3 gradi reali. Tutta questa macchina va alimentata da un alimentatore potente e di qualità. Io da sempre mi trovo benissimo con gli alimentatori EVGA. Questo è un modello certificato 80 Plus Gold, è un 750 watt nella versione G6, completamente modulare. Vedremo poi che può essere montato in molte configurazioni. Noi in realtà useremo pochissimi dei cavi in dotazione. Questo alimentatore lo monterò sul case utilizzando questa guarnizione in silicone. È usata molto poco, ma è un oggetto che costa veramente 4-5 euro e può risolvere drasticamente il problema di eventuali vibrazioni accoppiando la parte metallica dell'alimentatore con la parte metallica del case. Questo andrebbe sempre messo in ogni computer. L'alimentatore esce con dei cavi che comunque sono già presumibilmente neri, già carini, però ho comprato anche un kit per, diciamo, rendere più bella la parte dei cavi che rimane a vista. Sono semplicemente delle prolunghe che però a vista rimangono, diciamo, più ordinate, più pulite con questo cavo telato nero, per dare giusto un tocco di ordine e di estetica all'assemblaggio. Queste sono già cose assolutamente non necessarie, ma puramente estetiche. Il sistema operativo verrà caricato su una memoria. Ho scelto una memoria Crucial S2, guardate che piccola, questa è da 1 terabyte, molto veloce, e adesso iniziano a trovarsi a prezzi che hanno un senso. Qui poi c'è la parte più dolente, più cara, diciamo, più incasinata, la scheda video. Io non ho preso una scheda video, diciamo, all'ultimo grido per gamer incalliti o comunque chi cerca il massimo delle prestazioni video. Io, dovendo fare solo dei montaggi, che tra l'altro ancora oggi effettuo solo in risoluzione Full HD, non avevo bisogno dell'ultimo modello di scheda disponibile sul mercato. Ho acquistato una comunissima RTX 3060. Ci sono poi le 3070, ci sono le 3080, è già uscita la serie 40. Quando parliamo di schede video parliamo di un prodotto che può costare dai 350 euro a x 1000 euro solo per la scheda video. Un computer fatto in questo modo va benissimo per giocare, ma andrebbe completato con una scheda video superiore a questa. Per quello che devo fare io ho scelto la 3060. Questo tra l'altro è un modello particolare dell'Asus, è una versione con ottime prestazioni e soprattutto rispetto alla maggiore 3070 che ha 8 GB di RAM, questa 3060 ne ha 12. Per quello che devo fare io ho ritenuto
più interessante una configurazione con una scheda del genere, perché purtroppo io col computer non riuscirò sicuramente a giocare. Scheda video che comunque rimane compatta, piccolina, non è troppo pesante, ma comunque un peso ce l'ha. E quindi verrà in suo soccorso questo, che è semplicemente un supporto, una staffa che serve a non far pesare la scheda video su se stessa, che quindi col tempo potrebbe imbaccarsi, serve a tenerla in piedi, si fissa al case, dopo vi farò vedere come, e ha un'alimentazione perché anche questo supporto ha un gioco di luci RGB. Quindi ho cercato di dare un po' di colore per una macchina che comunque rimarrà in vista, fa sempre piacere ed è una chicca che viene ricercata spesso quando si assembla un computer. Ma anche questa, a livello di staffa, è una cosa che ritengo importante, prenderla con le luci è solo un cavillo estetico. In tutto questo rimane il case, che è la parte principale che accoglierà il tutto. Ho scelto un case NZXT, un modello middle tower formato TX. Perché ho scelto questo modello? Perché ha un flow, un passaggio dell'aria veramente ottimale. Case minimale, vetro temperato laterale, tutta la parte superiore che andrà ad ospitare il radiatore del raffreddamento a liquido, un jack, una Type-C, una porta USB e un pulsante, niente di più. Frontalmente tutta aria che prende, è areato anche con una ventola da 120 al posteriore. In più questo case all'interno è concepito con questa ventola inclinata che butta aria direttamente sulla scheda video, quindi anche un domani dovessi fare un upgrade e mettere una scheda video con temperature in gioco molto più elevate, avrò comunque un ottimo sistema concepito apposta per favorire il flusso d'aria verso la scheda video. Tutta questa parte anteriore che prende aria la fa circolare, esce dal retro ed esce dalla parte alta attraverso il radiatore della CPU. Lo spacchettamento della CPU è sempre emozionante. Anche questo, ragazzi, è un bel pezzo. Dotazione con velcro, spina, sciuco, manuale che non ci serve, viti, tappi, connettori, cavi. Guardate la valanga di cavi che abbiamo in dotazione. E il nostro alimentatore. Bello, nero opaco, costruzione robustissima. Connessioni per mainboard, CPU, periferiche, tutte le porte SATA, ben 4 connettori ausiliari di alimentazione VGA, accensione, modalità eco. La modalità eco serve per gestire, attivare e disattivare la ventola solo all'occorrenza. Come cavi sicuramente non serviranno i vecchi connettori per alimentare gli hard disk meccanici da 3 pollici e mezzo. Serviranno delle alimentazioni serialata sicuramente per la CPU e il supporto della scheda video che ha alimentazione SATA. Per adesso ce ne procuriamo uno che ha comunque 3 connettori, ma teniamo a portata di mano anche gli altri 2. Questo è un connettore molto simpatico che non useremo, ma serve per tenere acceso l'alimentatore, nel caso non venga collegato alla piastra madre che ha l'accensione tramite il pulsante proprietario. Vedete che qui dentro ci sono 2 pin, questi sono i pin 3 e 4 del connettore ATX che servono appunto a far accendere l'alimentatore. Ci servirà sicuramente il cavo di alimentazione della mainboard che poi sostituiremo con una di quelle prolunghe estetiche. Come alimentazione VGA ci servirà un solo cavo con il connettore 8 pin per alimentare la scheda video, ci servirà il cavo per alimentare la CPU e null'altro, il resto sono tutti cavi in più. Qui ho già preparato tutte le parti del kit del raffreddamento liquido con ventole, scambiatore, radiatore da 240, questo è il controller per le ventole e le luci e questo è appunto il display. Dentro la confezione ci sono i vari kit di montaggio per le piattaforme Intel AMD, ho tenuto solo il sacchetto con il materiale per montare il dissipatore con processore Intel. E veniamo poi alla piastra madre, perfetta per lavorare e all'occorrenza si può anche prestare per qualche sessione di gioco. Scatole che sono sempre più minimali. Una volta nelle piastre madri c'era un sacco di roba, c'erano produttori che regalavano cacciaviti, attrezzi, c'erano un sacco di cose carine. Adesso troviamo infatti solo la piastra madre, 2 cavi serialata che non useremo però di qualità e uno dei quali con il connettore a 90 gradi. Questo è uno spessorino che viene dato in caso servisse per montare la memoria M2. Queste sono le colonnine e le viti sempre per il fissaggio della memoria M2.
Questa è la mascherina posteriore, guida rapida eccetera, cercavo l'adesivo da mettere sul case ma non danno neanche più quello. Una bella piastra, molto curata a livello di dissipatori e comunque di estetica in generale. Qui sotto andremo a montare la singola M2, ma abbiamo poi ancora un altro slot qui e un altro slot qui, quindi può montare fino a 3 M2. Come connessioni abbiamo la parte audio, USB posteriori, Type-C, addirittura troviamo ancora il connettore PS2 e abbiamo poi un'uscita HDMI e DisplayPort che non useremo. Ok, la prima cosa che faccio di solito è l'installazione della CPU con tutto il sistema di dissipatore, perché molto spesso è necessario accedere alla parte posteriore della scheda madre che nel case è lasciata comunque a vista, ma è sempre più comodo farlo al banco. Quindi per prima cosa bisogna aprire questa leva, più o meno il sistema è uguale in tutte le piastre, si sblocca l'alloggiamento del processore e qui andremo ad appoggiare la CPU con molta cura. Stava per cadere. Le CPU hanno sempre un verso. Vedete che abbiamo questi piccoli intagli laterali, determinano la posizione sopra il socket, sopra lo zoccolo. Le stesse tacchette che troviamo sul zoccolino devono corrispondere con la posizione della CPU. A questo punto è installata correttamente. Bisogna rimuovere questa protezione in plastica, appoggiare delicatamente la parte metallica, vedere che tutto quadri, che vada a prendere esattamente sopra queste due alette. Cambia da processore a processore, però in questo caso il sistema è quello e la tecnica è sempre la stessa. Una volta che siamo sicuri di aver messo la CPU correttamente sullo zoccolo, che la parte meccanica sia libera e che non ci siano intralci o cose strane, possiamo iniziare a tirare giù la leva che andrà a fare pressione in quel punto. Allora dobbiamo prendere coraggio e agganciarla. In questo modo la CPU è ancorata correttamente. Mettiamo un attimo da parte la piastra madre, dobbiamo concentrarsi sul kit per fissare il dissipatore, vedere un po' che cosa c'è in dotazione. Dunque questa è la parte che va sempre sotto la piastra madre. Ecco, questa parte è un po' scomoda perché questa strutturina non sta ferma. Allora in nostro soccorso viene questo biadesivo 3M. Dopo aver verificato che la staffa è corretta e quadra con la piastra madre, dobbiamo semplicemente appoggiarlo nella posizione corretta. Vedete che sono mobili, bisogna trovare la posizione esatta. Prima di ancorarla col biadesivo, quando siamo sicuri possiamo fare una leggera pressione sul backplate in modo che i 4 gommini appoggino la piastra madre e che la parte filettata esca correttamente dai fori predisposti sulla piastra. Come detto prima, il nostro processore è un LGA 1007, quindi come kit di fissaggio useremo Intel 1007. Sono semplicemente 4 colonnine con la parte maschio da una parte e dall'altra, vanno imboccate qui. Una volta imboccate vanno strette, qui serve una chiave fissa o una chiave a tubo, in questo caso una chiave da 6. Una volta strette ma senza esagerare, abbiamo quindi creato la struttura ben salda per appoggiare il dissipatore. Vedete che i gommini vanno in una leggera pressione, deve essere tutto fisso, ma senza mai esagerare con la coppia quando si serrano componenti di schede madri. Fatto questo non andiamo avanti con l'installazione del dissipatore perché, essendo un pezzo unico con radiatore, diventerebbe poi molto scomodo montare il tutto nel case. Quindi, arrivati a questo punto, dobbiamo installare la piastra madre nel case. Apriamo anche il coperchio dall'altro lato, quello cieco, perché sarà comunque utile per accedere alla parte dei cablaggi. Infatti qui abbiamo le connessioni per quanto riguarda le USB, le porte frontali, la ventola per quanto riguarda tutte le connessioni frontali. Troviamo inoltre una scatolina con gli accessori. Qui dobbiamo già notare una cura dei dettagli non indifferente. Qui vedete che abbiamo già il cavo proveniente dalla ventola posteriore e tutti questi cablaggi sono assicurati da fascette che una volta posizionato il tutto serviranno a tenere fermi i cavi, sia per un ordine diciamo estetico ma anche funzionale, e sia perché i cavi che sbattono possono creare rumori e vibrazioni fastidiosi. Vedete che abbiamo tutte delle sellette con velcro già predisposte per tutti i passaggi cavi. Questa è una cura per i dettagli molto alta. Qui dietro abbiamo un supporto amovibile per fissare eventualmente delle SSD.
o degli hard disk meccanici tradizionali. Nella scatolina troviamo delle fascette sempre comode e tutte le viti che servono per il fissaggio della piastra madre e degli accessori. Quindi una volta liberata la parte posteriore, riaccomodiamo il case in posizione piana e iniziamo con l'installazione della mascherina posteriore, che va semplicemente messa a pressione dall'interno. A questo punto dobbiamo installare la piastra madre sulle colonnine che comunque sono già presenti, ma prima di procedere controlliamo che i fori di fissaggio siano esattamente in corrispondenza di quelli predisposti. Ora la inseriamo prima in posizione. Notiamo che le colonnine rimangono esattamente fuori dalla piastra madre, quindi non vanno a interferire elettricamente. L'unica cosa è che, avendo solo un punto di fissaggio qua e qui, tutta questa parte rimane a sbalzo, quindi bisogna fare attenzione nel momento in cui si vanno a fare pressione in questa zona per non esagerare, altrimenti potremmo danneggiarla. Io di solito uso l'accortezza di mettere uno spessore in gomma, un qualcosa qua sotto, per evitare che si muova troppo. Prendiamo in questo caso 1, 2, 3, 4, 5 viti di quelle 6,32 x 5 mm. Ok, quando tutte le viti sono imboccate e sono entrate perfettamente, possiamo serrarle senza esagerare una alla volta. Fate attenzione in questo passaggio perché il classico errore è quello di far scappare la punta del cacciavite mentre avvitate la vite, vi parte su uno di questi micro componenti saldati sulla piastra e ciao ciao piastra madre. Ok, la piastra madre è assicurata. Fatto questo possiamo procedere con l'installazione della M2 della memoria da 1 TB qui sotto questo dissipatore. Ok, come si monta la M2? La M2 ha questo pettine che si inserisce in questo piccolo zoccolo, quindi con molta attenzione e senza sbagliare verso la inseriamo delicatamente nello zoccolo. È normale che la memoria stia su, verrà poi tenuta giù in posizione dal dissipatore stesso, dissipatore al quale dobbiamo togliere questa protezione per l'adesivo conduttore. Una volta messo il dissipatore verrà tenuta giù automaticamente dal dissipatore stesso, quindi lo posizioniamo esattamente dove lui va avvitato, imbocchiamo una vite, imbocchiamo l'altra vite, lo fissiamo e sarà il dissipatore stesso a tenere in pressione, alla giusta pressione e dissipando anche il calore, la M2 sottostante. Arrivati a questo punto dobbiamo iniziare a capire come arredare il case con anche il radiatore sulla parte superiore. Togliamo la griglia che è solo magnetica e iniziamo a presentare tutto il sistema di raffreddamento per capire come potrebbe essere posizionato. Dunque il radiatore starà in questa posizione, da questo capiamo che il giro dei tubi e la posizione del dissipatore dovrà essere per forza questa. Quindi ora andiamo avanti con il montaggio del radiatore e le sue ventole. Le ventole, che sono queste, avranno una parte da collegare per l'illuminazione e una parte da collegare per la rotazione del motore. Ventole che hanno un senso perché l'aria deve salire da sotto ed essere spinta verso l'alto. Quindi sulle ventole normalmente c'è una freccia con indicato dove butta l'aria. Vedete, questo è il senso di rotazione, l'aria viene buttata in là. Quindi la ventola andrà montata in questo modo. Per fissare la ventola al radiatore ci saranno delle viti lunghe, che sono queste, viti che passeranno attraverso la ventola, vedete che rimangono anche a filo e appoggiano su questa parte in gomma antivibrante e andranno ad avvitarsi in questi filetti. Oltre alla posizione per l'aria è anche importante scegliere la posizione per la fuoriuscita dei cavi per non avere cavi a vista e noi ovviamente, essendo questa la parte bassa del case, ne mettiamo col cavo che esce di sotto. Una volta imboccate le viti, procediamo poi con il serraggio senza esagerare, verificando che non ci sia nessuno sforzo, nessun impedimento. Quando abbiamo verificato che è tutto a posto e che le ventole girano, che non ci sono impedimenti, diamo il serraggio definitivo. Quando vedete che la gomma inizia a deformarsi, vuol dire che avete già tirato abbastanza. Devono solo stare lì. La stessa cosa andrà fatta poi dall'altra parte, perché il radiatore verrà fissato attraverso il case, sempre con le viti filettate. Questi pomellini serviranno invece dopo per fissare il dissipatore alla piastra. Quelle che useremo sono queste corte.
In questa fase dove stiamo maneggiando il dissipatore che ha comunque ancora la pasta sotto, consiglio di usare la plastica protettiva in dotazione, di assicurarla con un po' di scotch per non mandarla in giro, sporcare il case di grasso. Quindi lo infiliamo nella sua zona e cerchiamo di capire dove posizionare il dissipatore per avere accesso alle viti che devono stare il più basso possibile, altrimenti poi non si riesce a mettere la griglia superiore. Quindi una volta identificati i filetti possiamo imboccare tutte le viti e una volta trovata la posizione migliore sfruttando questo gioco procedere al fissaggio. Come ho già detto altre volte, nei fissaggi meccanici, quando è ora di serrare le viti, bisogna sempre incrociarle per avere il miglior fissaggio possibile. Se abbiamo fatto tutto giusto, dovrebbe poterci stare tranquillamente di nuovo la griglia superiore. E così è. Ora iniziamo a buttarci in qua un po' di cavi come quelli delle ventole che abbiamo fatto uscire da sotto, tanto sono tutti segnati, non c'è pericolo di sbagliare. Montato il radiatore, vedendo che sia tutto a posto, ora possiamo procedere all'installazione del dissipatore. Possiamo liberarlo e, come vi dicevo prima, questa pasta io la tolgo perché uso quella che ho acquistato separatamente. Basta prendere anche dello sgrassante qualsiasi, vedete che viene via con facilità. Togliamo prima il grosso per poi dare una passata di pulizia completa. Guardate che non sia rimasta schifezza in giro che poi si vede. Quando risulta perfettamente pulito e ha una finitura quasi a specchio, vuol dire che avete fatto un'ottima pulizia. Ora bisogna mettere la pasta. Consiglio sempre di farne uscire un pochetto per spurgare. Quanta se ne mette di questa pasta termica? Allora, ci sono vari modi di metterla. C'è chi fa una goccia centrale che poi viene schiacciata, c'è chi la riempie tutta. Diciamo che non deve essere né troppa né troppo poca. Io uso metterne una goccia centrale più altre 4 gocce vicine, in modo che quando viene schiacciata viene distribuita uniformemente e nel caso fuoriuscisse anche una piccola percentuale non è un problema perché questa pasta non è conduttiva a livello elettrico ma solo a livello termico. Ora prendiamo i 4 pomellini in dotazione, li imbocchiamo solamente tutti e 4, vediamo che la staffa sia centrata e li tiriamo a mano finché riusciamo, in modo da dare anche qui una pressione uniforme, incrociandoli senza esagerare. Quando lui è fermo, vuol dire che è a posto. In questa fase, se ci fosse stato un dissipatore normale, bastava montarlo meccanicamente, collegare il cavetto della ventola al connettore per la ventola della CPU, che tra l'altro è qua dietro, imboscato dietro sto dissipatore. Qui invece, avendo un sistema liquido all-in-one, ci sono un po' più connessioni da fare, perché la parte del display va collegata in questo modo. Questo filo va collegato al connettore di alimentazione della ventola del dissipatore tradizionale, in modo da far sentire la rotazione alla scheda madre. Tutto questo cablaggio che arriva dal display va collegato alla sua centralina con questo cavo grosso, mentre l'altro connettore va collegato a una porta USB sulla piastra madre. Questi connettori fatti così USB non sono quelli classici come la chiavetta nelle porte, ma vanno connessi direttamente sulla piastra madre. Il controller delle ventole dell'RGB e del display, che è questo, va alimentato con un connettore di alimentazione serialata e anche lui va su un connettore USB della piastra madre. I connettori USB della piastra madre sono questi, sono fatti a 8 pin, quindi vuol dire che ci sono 2 USB, una per fila. Nel momento in cui andiamo a mettere un connettore come questo che occupa lo spazio di 2 USB, ma ci sono solo 4 fili su una fila per fare una USB, richiede l'utilizzo di uno sdoppiatore di questo tipo, che tra l'altro ha una posizione, quindi non potete sbagliare a metterlo sulla piastra perché c'è un tappo dove manca un pin sul connettore. Andrà quindi inserito in questo modo e qui andremo a connettere la parte USB del controller e del display, perché verranno poi gestiti col software che verrà scaricato dal sito della Corsair per gestire colori, display e tutto quanto. Questa è una procedura a parte
che non fa parte dell'assemblaggio standard di un computer. Ok, nel frattempo andando avanti col lavoro mi sono accorto che ho dovuto girare la base del dissipatore liquido perché i tubi devono per forza uscire da questa parte per avere il corretto orientamento del display. Mentre ho fatto questo ho rimosso una ventola perché purtroppo il connettore per la ventola della CPU qua dietro, dove bisognava attaccare un singolo filo con un connettore, era irraggiungibile. Ne approfitto per collegare qui dietro sui connettori di alimentazione 12 volt della piastra madre i cavi che vanno all'alimentatore. Non sto ad usare i cavi quelli estetici che ho comprato a parte perché tanto rimane nascosto là dietro e non si vede. Ok, per fortuna qui dietro c'è un passaggio per tutti i cavi che usciranno poi da dietro. Ok, con questa roba ho finito, posso rimontare la ventola. Finito col dissipatore ho iniziato a collegare tutti i cavi che fanno parte del case, quindi la USB Type-C, le USB 3.2, il connettore HD audio per l'uscita o ingresso microfono che c'è nel case e ho già collegato anche le due ventole che fanno parte del case, che sono quella inferiore e quella posteriore, collegate su due connettori che erano qua predisposti, chiamati chassis fan. Vedete che inizia ad esserci già un bel marasma di cavi. Potremmo procedere col montaggio dell'alimentatore, ma credo che venga poi scomodo attaccare i cavi nei posti corrispondenti, quindi andiamo avanti a predisporre i cavi necessari. Dunque un connettore che sicuramente rimarrà a vista è quello della piastra madre, questo qui di alimentazione. Qui è la differenza tra un cavo standard, che comunque è già bello, non è brutto, è tutto nero, e i cavi che rimangono un po' più ordinati, un po' più pettinati, venduti a parte. Vedete come rimangono pettinati, ordinati con tutti i cavi disposti in linea, è un'altra cosa. Scheda video. Togliamo la protezione al connettore, questa prende due slot, quindi bisogna liberare due spazi in corrispondenza del montaggio. Questo è il supporto, devo cercare di capire come nascondere il cavo che gironzola. Ok, dopo averlo fissato e fatto sparire il cavo in qualche modo, lui serve a opporre resistenza al peso della scheda verso il basso, quindi bisogna regolare questo supporto portandolo tutto in esterno, tirandolo su senza esagerare e fissandolo lì. Lui serve a far appoggiare la scheda, vedete che così non può flettere e nel tempo garantiamo che non si imbarchi e eventualmente non si danneggi. Cavo di alimentazione della scheda estetico, anche qui stessa cosa, lo sistemiamo. Pettinati anche i cavi di alimentazione della scheda video, è il momento del DDR5. E a questo punto abbiamo già passato quasi tutti i cavi, conviene iniziare a preparare l'alimentatore. Ci servirà alimentazione mainboard, quindi cavo mainboard, alimentazione VGA. Iniziamo con un serialata, vediamo se bastano questi tre connettori. La guarnizione, i due cavi di alimentazione della CPU, vedete che è abbastanza snello, e lo inseriamo. Chiaramente la parte con la ventola va dalla parte sotto che è aperta perché qui sopra è chiuso. Qui abbiamo in dotazione con la guarnizione dei gommini da mettere sotto la testa delle viti, ma non le uso perché sono già abbastanza corte, credo che non riuscirei neanche ad avvitarlo. Voilà, in questo modo tra le due lamiere c'è tutta la guarnizione per evitare vibrazioni. Ora si tratta di collegare tutto questo marasma di cavi, sistemare anche la centralina del dissipatore liquido e praticamente abbiamo finito.
Bene, montato finito, non resta che accenderlo. E poi installerò il sistema operativo. Bene, ho fatto delle prove, vi lascio magari delle schermate, dei video, insomma vi lascio qualche prova per dimostrare che comunque anche quando la CPU è molto sotto stress il sistema di raffreddamento che ho scelto funziona molto bene. È bellissimo con questo display circolare perché si può personalizzare, caricare anche una vostra immagine. Io ho provato a caricare il mio logo. Insomma, io sono molto contento, è venuto fuori un bel computer, ho speso il meno che si poteva spendere per i componenti che ho scelto. Chiaramente è un bel computer e la spesa inizia a diventare importante. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Nel caso un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, o se pensate di essere iscritti controllate perché YouTube toglie le iscrizioni. Ma perché vi chiedo di iscrivervi? Perché magari i miei video sono brutti, non vi piacciono, però ce ne sarà uno che vi ha dato magari un piccolo aiuto, un piccolo spunto. Cliccate iscriviti, non vi costa niente. Più del 60% delle persone che guardano i miei video non è iscritto al canale, non vi costa nulla. Mi fareste un grosso favore. Noi ci vediamo al prossimo video, diretta, negozio, insomma, da qualche parte ci incrociamo. Ciao da Massi Dattoli!